e Riders e benvenuti dal vostro Medors. Finalmente Aprilia porta a casa il primo podio in MotoGP. Erano anni che gli appassionati della casa di Noale lo attendevano con ansia, quasi da non sperarci più. Aprilia, sebbene non disponga di un gran budget da investire in MotoGP, paragonata alle sue rivali, è riuscita a cogliere il massimo da un team affiatato che ha lavorato a testa bassa per crescere e che spero continuerà a togliersi soddisfazioni sempre più ambiziose come questo primo podio in MotoGP a Silverstone. Ce la fa con Aleix Espargaró, va sul podio per davvero, un momento epocale per l'Aprilia, Romano Albesiano, Massimo Rivola che ha lasciato un'esperienza automobilistica in Ferrari per venire a caricarsi sulle spalle questa grande avventura, riescono! La casa veneta ha scritto la storia nel moto mondiale, primeggiando nelle categorie 125 e 250 due tempi. Inoltre anche nella classe regina 500, con in sella Jeremy McWilliams, Aprilia ottenne per ben 2 volte il podio, nel lontano 2000, al Mugello e a Donington. Dopo 21 anni è proprio una pista inglese a ridare il podio ad Aprilia, che nella nuova era della MotoGP ha faticato sin dagli albori a trovare la propria dimensione, e nonostante piloti illustri come Colin Edwards e Noriyuki Haga, l'Aprilia RS Cube navigò sempre nella bassa classifica, tanto da spingere Nitro Nori al ritorno in Superbike e Texas Tornado a cambiare sella. Aprilia invece porterà avanti il progetto fino al 2004, interrompendo così la propria esperienza in MotoGP. All'epoca il percorso in MotoGP di Aprilia causò parecchie discussioni tra gli appassionati, dato che per intraprendere l'avventura nel motomondiale Aprilia dovette scegliere di cancellare il team Superbike, che invece in pochissimi anni con la RSV 1000 già competeva con i mostri sacri Ducati e Honda, veri e propri mattatori del campionato delle derivate di serie. Trasferendo i piloti del team e tutte le risorse economiche Aprilia Racing, si gettò così nel nuovo progetto del motomondiale, che fallirà però poco dopo. La storia si ripete nel 2009. Aprilia torna a competere nel campionato Superbike con la Aprilia RSV4, che sviluppata dall'ingegner Dalligna e da Max Piaggi porterà il corsaro romano a vincere il titolo nel 2010, scrivendo la storia di Aprilia e del motociclismo italiano, diventando il primo campione italiano nel mondiale Superbike. L'RSV4 si ripeterà nel 2012 sempre con Max, nel 2013 vincerà nuovamente il titolo costruttori con l'Averty e Guintoli e nel 2014 vince per l'ennesima volta il mondiale costruttori e il titolo piloti. Il 2015 è l'ultimo anno da ufficiali con la nuova RSV4 RF in mano a Leon Haslam e Jordi Torres, che ottengono un quarto e quinto posto in campionato, ma già durante la stagione 2015 si sapeva che l'avventura in Superbike era al termine, dato che nello stesso anno Aprilia si affidò al team Gresini per tornare al moto mondiale. Il resto è storia contemporanea, ma già vista in passato. Come nei primi anni 2000 le prestazioni Aprilia in MotoGP sono incolori, tranne per una fiammata nel 2019 di Andrea Iannone a Phillip Island, che addirittura conduce la gara per qualche giro, per poi terminare sesto, e con Aleix Espargaró a chiudere la top 10. Ed è proprio quest'ultimo pilota che si è reso protagonista di questa bella impresa Aprilia. Proprio lui che a differenza di altri piloti non ha un gran palmarès e che spesso si lascia andare in dichiarazioni non proprio amorevoli, tanto da essere messo in discussione da piloti del calibro di Jorge Lorenzo, che in alcuni tweet al vetriolo ha espresso ammirazione più per il suo manager che per le doti in sella di Aleix, dando merito così al manager di Espargaró di averlo fatto rimanere così tanto all'interno del circus MotoGP nonostante non abbia mai ottenuto grandi risultati in sella. Avere una mala parola per un risultato, per una caduta, avete cambiato 40.000 volte i motori, io è caduto il 2019-18, è caduto 43 volte, voleva smettere da correre, Albert, Juan, la mia famiglia lo sanno, ma alla fine gli ultimi 2 anni sono stati impressionanti. Oggi non abbiamo fatto il podium perché hanno caduto, perché pioveva, abbiamo fatto il podium perché ce l'abbiamo meritato e doveva arrivare già al Qatar, è arrivato tardi, ma sono davvero, lo dico, orgogliosissimo a tutti voi, siete il migliore squadra da tutto il padre. Espargaró oggi ottiene la sua rivincita, assieme ad Aprilia che dal lontano 2004 aveva solo in mente una cosa: tornare da protagonista nella massima serie motociclistica e non essere più una comparsa. Il know-how tecnico annuale non manca e già dai primi timidi segnali dei 2 anni precedenti con la nuova gestione dell'ex direttore sportivo Formula 1 Massimo Rivola, con mirati accorgimenti sulla RSGP, ci hanno portato a questo 2021, con un'Aprilia che quando arriva al traguardo non va mai oltre la top 10 e su 12 gare colleziona solo 3 ritiri. Inoltre questo terzo posto apre a nuovi ambiziosi scenari, soprattutto pensando al prossimo
prossimo appuntamento ad Aragon, pista molto gradita da Aleix Espargaró e che potrebbe regalare un'altra bella gioia ad Aprilia e agli appassionati. Nel 2022 vedremo anche cosa sarà in grado di fare il nuovo binomio Vignales-Aprilia, in aggiunta al già rodato Espargaró. Personalmente continuo a non apprezzare un campionato così manovrato dalla componente gomma, visto come si degradano e come possono sconvolgere un weekend, e vorrei tanto vedere sparire il monogomma, ma nonostante questo monogomma pazzo, vedere all'ultimo giro Aleix combattere come un leone con Jack Miller per il podio e vedere il marchio Aprilia così in alto e sulla bocca di tanti appassionati e non, mi ha letteralmente gasato e improvvisamente ho capito perché Aprilia abbia deciso di tornare in questo campionato dall'impatto mediatico decisamente più alto della nuova Superbike della Dorna. Quindi complimenti a Aprilia per averci creduto, complimenti anche ad Aleix per aver stretto i denti con l'appoggio della sua famiglia e aver lavorato sodo per arrivare a questo. Avanti così! Quindi gente, questo è un piccolo recap della storia sportiva di Aprilia molto in spiccioli. Spero che vi sia piaciuto e fatemi sapere che cosa ne pensate di questo podio Aprilia. Sarà un fuoco di paglia oppure è l'inizio di un grande proseguio, soprattutto visto l'arrivo di un pilota come Vignales e di un Espargaró che si trova sempre più affiatato in sella questa Aprilia. Quindi attendo i vostri commenti, fatemi sapere. Se non l'avete ancora fatto, ricordatevi di iscrivervi al canale per restare aggiornati sui miei successivi caricamenti e se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su e condividetelo con i vostri amici per includerli in questa bella discussione ed aiutare al tempo stesso la crescita del canale. Per il resto noi ci vediamo in un prossimo video. Un lampeggio dal vostro Mad Horse!